Ospite e possessore. Cosa sono queste prospettive con le quali possiamo interpretare le relazioni affettive, sentimentali e sessuali? E soprattutto perché sono così importanti nel nostro mondo e nel percorso nel quale vogliamo imparare e conoscere qualcosa di noi. Cerchiamo di scoprirlo insieme in questo nuovo video di Eva Amore, nel quale attraverso le relazioni, i sentimenti e la sessualità cerchiamo percorsi di crescita interiore. Ospite e possessore sono due definizioni sostanzialmente di due estremi, cioè di due elementi entro i quali possono esserci 1000 sfumature, e queste 1000 sfumature sono poi il colore, la diversità che tutte le persone e le relazioni possono determinare. Essendo due estremi, possiamo cercare di definirli come tali per maggiore comprensione, sapendo che però ci possono essere tante vie di mezzo. Ospite e possessore sono gli estremi di un elemento fondamentale di cui abbiamo già parlato in altri video, che è il fuoco della passione. Il fuoco della passione rappresenta sostanzialmente la soglia attraverso la quale queste due prospettive cambiano. Fino a che il fuoco della passione non è acceso, siamo ospiti nelle relazioni. Quando il fuoco della passione è acceso, diventiamo possessori. Queste due parole sono strumentalmente usate proprio per definire che cosa significa nella sostanza essere in un caso ospiti e nell'altro caso possessori. Cerchiamo di capirlo meglio. Quando in una relazione siamo ospiti, c'è sostanzialmente un certo distacco nel contatto con l'altra persona, anche se esprimiamo anche uno scambio sessuale, cioè di fatto la persona con la quale abbiamo a che fare, con cui abbiamo intessuto una relazione, può essere una persona molto importante, può essere una persona con la quale noi viviamo esperienze molto dense, esperienze significative, esperienze che ci fanno crescere. Per intenderci, la classica amicizia è una classica posizione da ospite, cioè nella quale noi possiamo vivere intensità, possiamo vivere un bello scambio, possiamo vivere superficialmente o anche profondamente quello che ci può capitare con la persona o le persone con cui viviamo questa esperienza, ma poi la cosa finisce lì, cioè noi non ci portiamo dietro nulla. Nel momento in cui, per motivi vari, lo scambio finisce, quindi la nostra relazione, la nostra attenzione si sposta su altre cose, noi ci lasciamo alle spalle questa esperienza. L'amicizia c'è, il contatto rimane, ma è un contatto leggero, un contatto nel quale se avviene è un bene, se non avviene non cambia nulla dentro di noi. Possiamo anche stare mesi senza contattare, tra virgolette, un amico o un'amica, sapendo che poi nel momento in cui lo ricontatteremo tutto ricomincerà da capo come se non fosse passato il tempo. Cioè, questa esperienza ci permette di avere una sorta di distacco, quindi dalla persona non abbiamo dell'attaccamento in particolare. Molte relazioni, anche affettive e anche proprio relazioni a tutti gli effetti, quindi di scambio sentimentale e sessuale, spesse volte, soprattutto in questi ultimi anni, sono caratterizzate da persone che sono ospiti reciproci, cioè persone che alla fine, per varie paure di cui adesso magari non andiamo a approfondire, scelgono di non entrare mai troppo dentro la relazione e quindi non accendono sostanzialmente il fuoco della passione. Non accendendolo rimangono sempre sostanzialmente in una posizione di ospiti. Si vogliono bene, sono vicine, fanno l'amore, si scambiano, vivono anche delle belle serate, ma alla fine non entrano mai troppo dentro questa intensità. La posizione di ospite è la classica posizione del single. Il single è una persona che può vivere più relazioni con le altre persone, ma mai troppo coinvolto. Quindi rimane sempre in una posizione dove, quando il single ovviamente è volontario, è scelto, quindi non è quando uno è single perché sta cercando la relazione della vita, è un contesto diverso ovviamente. Qui parlo del classico single che dice: a me piace vivere così, mi piace vivere in questo modo, quindi ho le mie relazioni, le vivo quando voglio, quando non voglio non le vivo, quando voglio stare in solitudine sto in solitudine e sto sempre bene con me stesso. Quindi in questa posizione il single è un classico eterno ospite, cioè è una persona che non entra mai attraverso il fuoco della passione in contatto con gli altri.
e quindi può vivere delle bellissime relazioni. È una dimensione questa dell'ospite che non è sbagliata, può essere anche funzionale alle persone. Ovviamente è incompleta perché mancano dei pezzi importanti, ma non significa che non possa essere utile, interessante, di crescita e di sviluppo personale. Andremo a capire anche in futuro, nel tempo, come è possibile attraverso la dimensione di ospite comunque crescere, seppure non è la dimensione ideale, però si può comunque fare dei pezzi e comprenderli meglio anche attraverso questa posizione, purché questa non sia determinata solo da una paura, ma sia determinata da una scelta. Diventare possessore significa accendere il fuoco della passione nei confronti di qualcuno. Quando accendiamo il fuoco della passione, tutto cambia. Tutto cambia perché la persona non diventa più un soggetto che se c'è o se non c'è non fa differenza. Fa molta differenza se c'è o se non c'è. È una persona alla quale noi cominciamo a creare attaccamento e dipendenza, quindi abbiamo bisogno di vederla, di sentirla, la pensiamo spesso, abbiamo bisogno di contattarla in molte occasioni, istintivamente vorremmo sempre essere accanto a questa persona, quindi accendiamo tutta una serie di motori, tutta una serie di parti di noi che sono estremamente coinvolte e che sostanzialmente rimangono accese H24, quindi non mollano mai. Essere possessori significa creare un legame molto forte, significa creare una sorta di magnetismo attraverso l'altra persona che diventa spesse volte quasi un tormento. Abbiamo già detto perché questo accade, abbiamo spiegato che l'altra persona diventa il nostro mediatore attraverso il quale noi riusciamo a unire il nostro maschile e femminile interno generando una sensazione, una percezione estremamente bella ed estremamente profonda, estremamente forte, una sensazione che in alcuni casi crea dipendenza, perché è talmente bella e talmente forte che ci viene voglia di viverla tanto e spesso. Questa persona che sostanzialmente diventa il nostro mediatore diventa una persona molto 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 importante per noi, perché è solo quando siamo in contatto che questo accade, è solo quando viviamo questa intensità con l'altra persona che si genera quest'unione profonda. Quest'unione profonda è un aspetto che abbiamo già iniziato a raccontare, ma che approfondiremo ancora di più in futuro, ma che ha a che fare proprio con il contesto del fuoco della passione. Il fuoco della passione è un elemento fondamentale nella relazione ed è così importante ed è così centrale che bisognerà parlarne proprio tanto. Ecco, il fuoco della passione acceso ci mette in una posizione, in una prospettiva completamente diversa nei confronti della persona, perché accende quello che noi definiamo innamoramento, quindi questo elemento di grande desiderio, di attrazione e di vicinanza, ma anche, come abbiamo già raccontato in altri video, il lato oscuro dell'innamoramento, quindi la gelosia, il possesso, appunto, bisogno di l'insicurezza, la paura di perdere la persona, la paura di perdere questa sensazione meravigliosa che possiamo vivere attraverso questa persona mediatrice che ci permette di fare questo tipo di contatto interno dentro di noi. Ecco che tutti questi elementi nel loro insieme generano un po' quello che è il mondo un po' tormentato delle relazioni intense, quindi le relazioni intense, che sono quelle nelle quali noi siamo dei possessori, partono da una serie di presupposti particolari e ci portano all'interno di un mondo abbastanza intricato e nel quale ci muoviamo attraverso sentimenti, emozioni che sono particolarmente forti e anche difficili da sostenere. Ecco che tutta questa prospettiva, tutto questo mondo che si avvolge intorno a questo fuoco della passione acceso determina quello che noi abbiamo definito un po' il mare della vita, cioè questa dimensione nella quale si naviga nel mondo delle emozioni e dei sentimenti in modo un po' particolare, quindi non siamo più noi a comandare il si fa, non si fa, il lo voglio, non lo voglio, mi piace, non mi piace, ma siamo dentro un mare di emozioni, sentimenti e movimento interiore nel quale dobbiamo cominciare a destreggiarci perché alcune cose le possiamo gestire, altre non le possiamo gestire. Tutto diventa più delicato e più difficile. Ecco che noi in questo caso abbiamo bisogno di acquisire una certa capacità di poterci muovere in maniera, diciamo, il più possibile orientata verso quello che a noi serve, quello che ci può permettere anche di
imparare a acquisire qualcosa senza esserne comunque travolti o comunque trasportati, tra virgolette, dalla corrente verso dove la corrente vuole, ma cercare di mantenere poi noi una direzione. Essere possessori comporta questa grande differenza, cioè non possiamo soltanto più noi dirigere il nostro mondo, le nostre relazioni, il come, quanto, il se ci piacciono, il quanto intensificarle o non intensificarle. È un po' una via di mezzo, siamo un po' noi a farlo, ma anche le stesse emozioni e sentimenti ci trascinano come una corrente verso dove loro vogliono, quindi verso dove le cose accadono. Quindi siamo in un mare in movimento. Questo mare in movimento è il campo, è la palestra, è l'ambiente nel quale noi davvero, in questo caso, cominciamo ad entrare in profondità, anche a livello spirituale, cioè cominciamo davvero ad acquisire degli elementi importanti di conoscenza di noi stessi, di conoscenza delle persone che amiamo e di esplorazione davvero di una parte profonda di noi che proprio perché muove dei sentimenti molto profondi ci permette di andare davvero a conoscere delle parti che in nessun altro modo è possibile conoscere. Parlare di ospite e possessore in un video è una sfida veramente incredibile, cercheremo di parlarne ancora molto da più punti di vista, vedremo proprio anche praticamente come cercare di interpretare questi due ruoli nel modo migliore possibile, ma soprattutto ci servono per portarvi nella prospettiva di cominciare a capire nelle relazioni che avete, che vivete, dove siete, cioè sono ospite, sono possessore, quindi da questo punto di vista che ruolo sto interpretando in questa relazione? Proprio perché sappiamo a questo punto della storia che se abbiamo una prospettiva di ospite possiamo sicuramente gestire la relazione come ci pare e piace, ma se siamo possessori tante cose cambieranno in breve tempo. E siccome questa percezione, come vi ho spiegato all'inizio del video, non è una situazione così tagliata con l'accetta, non è bianco e nero, al mattino siamo ospiti e alla sera siamo possessori, ma ci sono tante sfumature in mezzo nella quale noi possiamo essere anche un misto dell'uno e dell'altro. Il fuoco della passione l'abbiamo chiamato fuoco della passione, ma è come una sorta di fuocherello che può accendersi anche molto lentamente, quindi può essere una cosa che ci capita in maniera in background, neanche ce ne accorgiamo e a un certo punto appunto ci svegliamo un mattino e diciamo oddio, sono innamorato perso di una persona della quale non mi sarei mai aspettato di esserlo. Ecco, ci possono essere milioni di variabili in tutta questa in tutto questo mondo particolare che può essere esplorato in maniera molto profonda. Riuscire a cominciare a capire dove sono nelle mie relazioni, che cosa sto esplorando, sono in un fuoco acceso che si sta spegnendo perché sono stanco, sono in una relazione da anni ma non ho mai acceso il fuoco della passione, sono ospite ma vorrei essere possessore. Insomma, ci possono essere tantissimi aspetti che possono essere visti. Oggi vi diamo una prospettiva nel quale interpretarli, vediamo se questo può portare qualcosa di utile a tutti. E quindi mettete un like a questo video se vi è piaciuto, commentate, e trovate in descrizione il link al nostro sito e alla possibilità di contattarci e ci vediamo al prossimo video.